Allora, a questo punto che cosa dovrei fare? Allora, il prossimo step sicuramente sarà quello di evitare doppioni all'interno dei preferiti, quindi devo andare a vedere nel local storage, ok, che non ci sia effettivamente già l'elemento presente, o almeno che sto cliccando, di cui sto cliccando sul pulsante. Allora, quindi che cosa succede? Vado ovviamente nella mia applicazioncina, vado sul mio preferiti service e faccio quindi richiamo, tra virgolette, una nuova funzionalità che si chiama verifica esistenza. Quindi verifica esistenza, prende in input ovviamente un OBJ preferito, di tipologia preferito, ok? E ovviamente mi restituirà un boolean, ok? Se esiste mi restituirà true, altrimenti false. Che cosa va a restituire questo qui? Fa direttamente una return, utilizziamo una funzionalità fantastica che si chiama sum. Allora, this.preferiti, scusatemi, this.elenco preferiti, vediamo un po' come l'abbiamo chiamato, esattamente questo qui. Allora, andiamo a riprenderlo direttamente dal local storage, quindi faccio automaticamente per ogni volta, ogni singola volta per una questione di sicurezza, il recupero del contenuto. Guardate, quindi prendo il contenuto del local storage.getItem, prendo preferiti meteo, ovviamente non ritorno il contenuto del local storage, ma effettivamente che cosa faccio? L'elenco, quindi faccio una bella const elenco. Allora, è uguale ovviamente se esiste il contenuto del local storage, ovviamente mi restituisce un JSON.parse, altrimenti un elenco vuoto. Allora a questo punto posso fare subito una verifica che se elenco.length ovviamente è uguale a 0, ok? Quindi fondamentalmente faccio questa operazioncina, faccio direttamente un return false, che significa che in pratica l'array è vuoto e non ho problemi di questo tipo. La cosa importante, quindi tolgo le parentesi graffe, è proprio questa. Qui dentro che cosa faccio altrimenti? Faccio una return ovviamente di elenco.sum, ok? Dove all'interno della sum che cosa vado ad inserire? Vado ad inserire la verifica di tutti quanti gli elementi, quindi per ogni preferito che sto inserendo, vedete questo obj preferito, ok? Quindi per ogni singolo p, ok, che è presente all'interno dell'elenco, che cosa devo andare a verificare? Devo verificare che se p.nome, ok, è uguale a che cosa? A obj preferito.nome, ok? E guardate, tanto sono sequenziali queste qui. Ovviamente questo ci avrà la latitudine e la longitudine, quindi questo qui sarà lat e questo qui sarà lon. Quindi se esiste almeno un elemento di questo tipo, lui mi restituirà effettivamente true. Ok? Quindi qui siamo d'accordo. Allora, qui dobbiamo risolvere questo problemino perché questo qui è implicitamente di tipo any, ma sappiamo che effettivamente questo P sarà di tipologia preferito. Ok? Possiamo o definirlo direttamente qui sopra oppure dire immediatamente, guarda, elenco sarà di tipologia preferito array. Ok? E questo qui mi toglie tutte quante le problematiche, questo qui mi verifica l'esistenza, è molto 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 semplice. Allora l'idea è proprio questa, che cosa vado a fare? Vado a verificare la sua esistenza, come faccio? Ritorno sul mio meteocomponent.ts, vado su l'aggiungi del preferito, ok? E prima di fare l'aggiungi preferito che cosa faccio? Devo verificare l'esistenza. Quindi se ovviamente this.pref service, ok, verifica esistenza a cui passo pref di prima esiste, quindi è true, allora che cosa faccio? Faccio una bella alert, ok, preferito già presente in lista, ok? E faccio una bella return perché questo qui è ovviamente come ritorno void, quindi sono sull'aggiungi preferito. Proviamo, cerco di andare ovviamente sul preferito, cerco Pratola, Peligna, vado in cerca, riseleziono Pratola Peligna, guardate, provo a rimetterla nei preferiti e lui mi dice preferito già presente in lista. E questa è una cosa molto 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 importante per noi.
ok? A questo punto che cosa succede? Faccio la funzione di eliminazione del preferito, ok? Come la faccio? Beh, posso impostare direttamente di fianco ad ogni singolo elemento che ho a disposizione un piccolo pulsantino con un clic, ok? Che mi va ad eliminare il preferito selezionato, ok? Quindi che cosa succede? Vado a creare un pulsante. Allora, vediamo un po' come la posso creare. Vado su Meteo Component, prima del nome gli faccio un button, ok? Guardate, il button avrà una classe btn, ovviamente danger, e qui praticamente gli metto un'iconcina che sarà una i class fa trash. Che cos'è l'FA trash? Praticamente è un piccolo secchio dell'immondizia che serve per eliminare il preferito. Guardate, questo qui lo faccio anche con una FASM, vediamo un po', dovrebbe essere un po' più piccolino anche il pulsante, e il BTN SM per creare il pulsantino sempre più piccolino. Ok? A questo punto che cosa succede? Devo utilizzare o comunque sia devo vincolare questa tipologia di elemento al click, quindi al click sul pulsante gli faccio un click, gli mando ovviamente P, quindi elimina preferito, dove gli inserisco come parametri p.nome, p.lat, p.lon. A questo punto che cosa succede? Per quale motivo? Perché potrebbero esserci dei paesi che hanno lo stesso identico nome, ma hanno valori diversi di latitudine e longitudine. Vado a crearmi ovviamente la funzione sul meteo component, dove inserisco, quindi dove faccio elimina preferito, che prende in input ovviamente var nome, var lat, var lon. Questi tutti e tre saranno di tipologia string, ok? E quindi se tutto quanto va a buon fine faccio un bel console.log di var nome, virgola, var lat, var lon, ok? Per fare la prova, per vedere se tutto quanto funziona prima di andare a realizzare il service. Quindi vado ovviamente sulla mia applicazioncina, apro l'ispeziona, vado su console, clicco su cancella pratola peligna, vedete le riesco a prendere. Adesso cosa devo fare? Devo andare ovviamente sul service e chiedergli l'eliminazione, faccio una funzione semplicissima, la faccio molto naif, guardate, vado su preferiti service, vado su elimina preferito, che prende in input ovviamente un obj preferito, ok? Due punti preferito, che mi restituisce ovviamente un boolean, e che cosa vado a fare? Faccio una funzione semplice che mi ricopio praticamente da quello che c'è in precedenza. Mi serve un indice, const indice, ovvero l'indice dell'elenco che vado a riprendere da dove? Beh, ovviamente riprendo il contenuto del local storage. Vedete, io cerco sempre di richiedere informazioni al local storage. Mi riporto ovviamente l'elenco, ok? Se l'elenco .length ha ovviamente la dimensione 0, significa che qualcosa è andato storto, significa che non è possibile che questo restituisca questo valore, altrimenti mi vado a riprendere const indice è uguale a che cosa? Ovviamente a elenco.findIndex, dove gli dico che per ogni preferito P vai a determinare che, guardate, se p.nome, latitudine e longitudine sono corrispondenti a quello che mi è passato direttamente qui sopra, allora significa che l'hai trovato. E che cosa vado a fare? Se ovviamente l'indice è diverso da meno 1, perché meno 1 è la situazione in cui l'indice effettivamente non è stato trovato, quindi non ha trovato l'oggetto e quindi mi dà il numero negativo, perché l'indice è equivalente alla posizione all'interno dell'array, della sequenza. Ok? A questo punto che cosa faccio? Faccio elenco.splice, ok? Questo elenco che sta direttamente qui sopra, dalla posizione ovviamente indice per un valore, quindi una delete count, quindi un solo oggetto, un solo elemento. E quindi a questo punto fai un return true. Ok? Altrimenti se in tutti gli altri casi fai un return false, perché significa che praticamente non sei, questo è l'unico caso in cui l'eliminazione è stata effettuata con successo. A questo punto cosa succede? Ritorno sul mio meteocomponent.ts e qui dentro cosa faccio?
Beh, ragazzi, vado a costruire ovviamente il mio preferito, const pref di tipologia preferito, ok? È uguale a un nuovo preferito, dove gli passo ovviamente un partial, ok? In questo caso con nome, due punti var nome, latitudine di tipologia var lat e poi ovviamente longitudine di tipologia var lon. Ok? A questo punto cosa succede? Richiamo ovviamente se this.preferito service.elimina preferito perché mi restituisce un booleano mi riesce ad eliminare pref, allora a questo punto che cosa fai? Un alert preferito eliminato con successo. Ovviamente cosa succede? Se il preferito è stato eliminato con successo, devo aggiornare la lista dei preferiti. Ok? E quindi, se vi ricordate, l'abbiamo fatto nel metodo ngOnInit, vado a richiamare la lista. Quindi, questo elemento deve essere richiamato subito dopo l'alert. Ci siamo? Altrimenti, il caso negativo, preferito non eliminato. Ok? Guardate cosa succede, ritorno ovviamente nella mia applicazioncina, elimino Roma, preferito eliminato con successo, non mi sta aggiornando il preferito, vediamo un attimo per quale motivo, vado su memoria, scusatemi, su applicazione, e vado a vedere il preferiti meteo, Roma, preferito eliminato con successo, effettivamente non mi va ad effettuare l'operazione. Perché? Ragazzi, per un motivo ben preciso, perché sul preferiti service, una volta che ho completato questa tipologia di operazione sull'elenco.splice, devo risalvarlo nel local storage, ok? E quindi cosa faccio? Local storage.set item, ok? Dove ovviamente vado a sostituire il nuovo elenco, virgola, json.stringify, ovviamente il valore dell'elenco. Eccolo qua. Quindi a questo punto cosa succede? Ritorno qui, elimino Roma, guardate cosa succede, praticamente sto eliminando i preferiti che non ho a disposizione. Guardate, vado ad aggiornare la mia pagina e praticamente sono esattamente questi. Questo è il local storage. Adesso mi piacerebbe visualizzare o comunque sia avere a disposizione il meteo del preferito, quindi quando clicco direttamente sul preferito, ma niente di particolarmente eccezionale perché noi ce l'abbiamo già la funzionalità che utilizziamo quando clicchiamo direttamente su uno degli elementi della lista che compare qui sotto. Vedete? Noi stiamo già passando queste informazioni, ok? Come si chiama questa funzione? La andiamo a recuperare ovviamente dal click guardate, sul local storage, no, scusatemi, le liste sono sopra, eccolo qui, on click, cioè seleziona città, vedete? Questo lo voglio applicare esattamente anche sul preferito, però lo voglio applicare su un altro pulsante, quindi button class btn primary, ok? Dove ovviamente se vado a mettergli una icon con class FAI, vediamo un po' se c'è, se esiste questa classe, vediamo un secondo su quelli che abbiamo già a disposizione, eccolo qui, perfetto, c'è. Ovviamente qui dobbiamo mettere un btn sm e gli metto un margin start, quindi a sinistra di 2, anche questo qui FASM, vediamo un po' qual è l'effetto, vedete? Eccolo lì, e quindi al clic sul pulsante devo mettere seleziona città, però dove ci sta p.lat, p.lon e p.name, nome, eccolo qua. Vedete? A questo punto cosa succede? Clicco su A Corugna, vedete, e ho direttamente questo che sta qui sotto. Clicco su Pratola ed ho ovviamente Pratola Pelegna. E quindi qui mi sono tolto il pensiero anche per quanto riguarda l'operatività dei nostri preferiti e la gestione dei preferiti in maniera totalmente diretta. Quindi abbiamo completato in maniera molto naif, come vi ho detto già, la parte di front-end è molto spartana, però serve solo per farvi capire qual è il nostro
la nostra tipologia e categoria di approccio per una gestione di un'applicazione meteo che va a recuperare informazioni su API totalmente diverse e che abbiano a disposizione ovviamente degli elementi un po' più di completamento. Questo unisce ovviamente i service da parte di local storage ed ovviamente va ad utilizzare in contemporanea anche service da parte di REST API. Ok?